Provate a mettere insieme due paesi lontani come l'America e l'Italia. I sogni di un bambino, un paio di calzettoni arrotolati, un pallone da pallacanestro, una mentalità fatta di tenacia, sacrifici e determinazione e perfino un Oscar. Eppure tutte queste cose che sembra che non c'entrino niente l'una con l'altra hanno un unico grande comune denominatore, che porta quel nome per via di un piatto di manzo giapponese. Il suo nome è Kobe. Kobe Bean Bryant. Till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. I always fought just to win the crown. I'm gonna fit these fucking crowds. One time they deserve it now. La Pistoia che conosciamo oggi è sicuramente ben diversa da quella del 1987, anno in cui Papa Joe passò dalla Viola Reggio Calabria all'Olimpia Pistoia. Joseph Washington Bryant, detto Jelly Bean, per via di una sua certa propensione verso le tavole imbandite e ad ingrassare. Il fatto che il figlio porti il nome di un tipo di bue massaggiato alla birra giapponese è indicativo di quanto gli piacesse azzannare cibo. Arrivato in Italia dagli Houston Rockets, prima a Rieti, passando dalla Calabria, Pistoia appunto e Reggio Emilia come ultima tappa del tour italiano, scorrazzandosi dietro la bellissima moglie Pamela Cox Bryant, le figlie Sharia e Shea e il piccolo Kobe, per poi agli inizi degli anni 90 tornarsene negli Stati Uniti d'America. Ma l'ostinazione, la grinta e la caparbietà che lo hanno portato a diventare un fenomeno si intravedevano già qui in Toscana. I primi piccoli iniziali scampoli della Mamba Mentality forse sono nati qui. Non racconterò la sua carriera, gli anelli, i record, le vittorie e le rivalità. Quelli sono cosa nota. Racconterò invece del Bryant pistoiese, bambino di 9-11 anni, che sarebbe poi andato a prendersi l'NBA e il mondo intero. La storia di Kobe Bryant è legata inevitabilmente a doppio filo con l'Italia, posto in cui è cresciuto, in cui ha stretto legami che ha coltivato fino alla fine. Parlava perfettamente italiano. Anche la scelta dei nomi delle figlie, Natalia Diamante, Gianna Maria Onore, Bianca Bella e Capri Kobe, denota quanto amasse il nostro paese. Tanto che, a detta di qualcuno che lo ha conosciuto, sembra avesse promesso di volerci tornare e chissà, forse rimanerci. Il piccolo Kobe abitava qui, a Cireglio, frazione collinare della città, un posto semplice e tranquillo, in pieno stile della famiglia Bryant. Papa Joe era l'americano, il campione, il fenomeno, anche se, a detta di alcuni dei Redskin, il vero spettacolo all'interno del palazzetto era Mamma Pam in tribuna, motivo per il quale tanti tifosi, pare, si siano persi un bel po' di canestri del loro beniamino. Eppure, per quanto venissero visti come delle divinità, a sentire i racconti di chi li ha conosciuti in quegli anni, erano delle persone splendide, perfettamente integrate nella società e semplici, sorprendentemente semplici. Tra me e Kobe si creò questa amicizia. Spesso lui veniva a casa mia, gli piaceva moltissimo il pollo fritto della mia mamma. Giocavamo insieme un po' a tutti i giochi che fanno i bambini di quell'età, anche se il nostro preferito era, come prevedibile, la pallacanestro. Kobe era un bambino quasi come tutti gli altri. E non perché fosse americano, figlio di un campione di basket o un ragazzino di colore nell'Italia di metà anni '80. No, per carità, niente di tutto questo. Le sole differenze tra lui e i suoi coetanei erano essenzialmente due. Uno aveva già capito cosa voleva essere, un giocatore di pallacanestro. E due, aveva già deciso chi voleva essere, il più forte tra i giocatori di pallacanestro. Avevamo 10 anni. Spesso scommettevamo chiaramente, non soldi. E una volta mi disse: Giacomo, se faccio questo canestro in gancio mi regali la bicicletta.
Che io gli dissi va bene, perché era 20 metri di distanza, e lui si passò, me lo ricordo ancora, la palla dietro la schiena e fece sto gancio e chiaramente canestro. E per spiegarvi il carattere di Kobe, lui non è che esultò e mi fece magari la manfrina e si fa fra ragazzini, te l'avevo detto, roba del genere, ma mi disse: e ora come fa a portarla a Cireglio la bicicletta? La peculiarità poi della nostra amicizia si è vista al tempo in cui lui andò via il primo anno. Arrivavamo qui a casa sua e io avevo quasi le lacrime perché stavo perdendo un amico, perché non sapevo se l'anno dopo sarebbe tornato. Quindi io firmai una t-shirt sua e lui mi firmò questa sciarpa. Ma perché me la firmò? Perché dicemmo, prima o poi diventeremo giocatori famosi. A lui è andata bene, chiaramente. Su questo campetto, dove tornò e si scattò anche una foto nel 2013, il piccolo Kobe faceva esattamente tutto quello che fanno i ragazzini della sua età. Scherzare tra di loro, ridere, prendersi in giro e giocare. Essendo in Italia il primo sport da cui si partiva era il calcio, però lì le cose non andavano proprio benissimo. Veniva quasi bullizzato, con queste gambe e queste braccia lunghe e niente, finiva in porta. Ma quando il pallone passava dai piedi alle mani, e lì era tutta un'altra musica. E non parlava più nessuno. Palleggio, finta, arresto, tiro in sospensione. Ciaff, palla alla difesa. La sua ricerca ossessiva della perfezione del movimento, dell'efficacia del gesto, è cosa nota, come quando chiedeva consigli perfino durante le partite mentre lo marcava a Michael Jordan. Ma anche questa forma di venerazione verso i campioni, che usava come materiale di studio da cui carpire ogni segreto, ha origini italiane. Che dire di quegli anni? Era il fine anni 80, inizio anni 90 e era il periodo dell'esplosione dei camp. L'iniziativa di Dan Peterson aveva cominciato e quindi tutta Italia esplodevano e noi, l'organizzatore, sui monti del Pistoiese, esattamente Cutigliano, invitava i giocatori più rappresentativi del tempo, tra cui il sottoscritto e anche la famiglia Bryant. Non è che tutta la famiglia Bryant giocasse, il grande Joe Bryant giocava, e quindi arrivava con la moglie e i 3 figli, due ragazze e Kobe. E negli esercizi che noi facevamo la mattina e il pomeriggio, la cosa divertente era, a parte questo ragazzo Kobe con questa cesta di capelli, queste braccia lunghe, era sempre molto attento, ma alla fine di questi allenamenti lui mi chiedeva sempre di fare 1 contro 1, di giocare contro di me, un po' perché mi vedeva in campo e quindi voleva vedere cosa riusciva a fare. Io mi divertivo che lo stoppavo sempre, perché insomma 12 anni erano quelli gli anni, quindi aveva 11, 12 o 13 anni, non ricordo, e mi divertivo a stopparlo, anche si vedeva che aveva delle mosse, questa capacità di palleggiare bene sia di destro che sinistro, di tirare da fuori. Si vedeva già che era figlio di un padre grande campione. Devo dire che mi fa piacere che in un'intervista su Vanity Fair, lo ricordo ancora, lui ricordando l'epopea italiana mi ricordò me, e quindi che dire, ha fatto la storia dell'NBA, grandissimo giocatore, ecco, non potevo altro che fare che ricordare, ammirare un atleta del genere. Ci sono 2 aneddoti per farvi capire quanto la mentalità di Kobe fosse granitica già a 9 anni. Il primo chiarisce la sua vocazione per la vittoria e quanto odiasse perdere. Durante lo stesso camp estivo che citava prima Mario Boni, chiede di fare 1 contro 1 con il proprio coach. Per inciso, Kobe chiederà di fare 1 contro 1 a qualsiasi essere umano eretto con una palla a spicchi tra le mani. Il coach, per paura di prenderle dal ragazzino, cambia un po' le regole e infatti vince. Kobe ci rimane malissimo e chiederà quella rivincita ogni santo giorno, rivincita che non arriverà mai. La leggenda vuole che si rincontreranno 20 anni dopo a New York e nonostante Kobe fosse già una stella dell'NBA, quando incontrerà il coach gli chiederà ancora una volta quella rivincita. Il secondo chiarisce che se esiste un dio dei cestisti che nel corso della storia di questo sport ha tirato giù una lista di nomi di persone a cui inviare nel proprio patrimonio genetico le stimmate del fuoriclasse, ecco, quel dio nel suo preziosissimo taccuino aveva assolutamente scritto anche il nome di Kobe. 1989, Montecatini, torneo Piattelli.
Papa Joe è tra gli invitati di questo torneo estivo. Ovviamente con lui c'è la sua piccola e inseparabile ombra cestistica. Il caso vuole manchi un giocatore, così Kobe viene inserito nei 12 per la finale. Ma non solo. Coach Bruno Ialuna si prende la responsabilità di concedergli qualche minuto in campo. Alcuni lo guardano strano. Ma chi? Il bambino? Coach, ma sei serio? Il coach era più che serio. Era il più bel torneo di basket dell'estate italiana. Giocavano in pratica, la formula era particolare perché giocavano campioni di Serie A con atleti fino alle serie minori. La sera della finale le squadre erano composte da 12 giocatori, avevano in squadra Joe Bryant e rimaniamo 11 perché un giocatore doveva andare giù a fare un provino giù a Roma e quindi ce ne sono posti fino alla finale e noi siamo 11. Suo figlio era sempre qui, dico Joe, facciamo giocare a Kobe. Mettono questa maglia che arrivava alle ginocchia di Kobe, tutto il riscaldamento, la gente guarda curiosa questo bimbo che poi c'era un bimbone e poi giocando alla fine della finale l'ultimo dico ma facciamo giocare anche questo bimbo, tanto è un torneo che non è... Io ho un ricordo più che altro di questa testa che in qualunque discussione sbucava, si metteva lì e ascoltava. E già questo secondo me è un altro indice di intelligenza, uno che si mette e ascolta, perché magari vede dei bimbi che vogliono entrare, interrompono un discorso, lui stava lì e ascoltava tutto. Io mi vanto di aver lanciato Kobe Bryant fra i grandi, Kobe è diventato quello che è diventato, un ragazzo eccezionale a cui tutti hanno voluto bene e si ricorda ancora, quelle immagini lì sono preziose, quelle foto hanno fatto poi dopo il giro del mondo e sono finite in biografie, articoli di giornali, servizi e Kobe era Kobe. A difendere su di lui c'è Federico Biagini, detto Ghigo, che in sostanza lo marca con la stessa vigoria che usa quando è sul divano di casa sua a guardarsi la televisione. C'è solo un piccolo problema. Federico Biagini non aveva minimamente fatto i conti con quegli intrecci strani, paradossali e talvolta sorprendenti che la vita ti riserva. Sì, devo marcare un bimbo, 32 anni fa, quindi un bel po' di tempo. Succede le cose curiose della vita, no? Essere nel posto giusto, nel momento giusto. Succede che alla finalissima sono in campo che marco, se non mi ricordo male, Claudio Crippa, il play di Pistoia, negli ultimi 2 minuti della fine del primo tempo, esce Crippa e coach Ialuna decide di far giocare qualche minuto questo ragazzino, palazzetto pieno. Ragazzino di 11 anni, bellino da morire, simpaticissimo, che era già famoso ai tempi perché a Pistoia nell'intervallo delle partite entrava in campo, si metteva a tirare da lontanissimo, faceva canestro, bambino solare, gioioso. Il problema è che a me mi toccava marcarlo. È importante sapere che sì, era un torneo amichevole, però il torneo si giocava in Toscana. Toscana è il paese dei campanili, nessuno vuole perdere con nessuno. Si gioca la finalissima, quindi grossa tensione per vincere questa partita. Io tra le altre cose ero in squadra insieme a un personaggio famoso a quei tempi abbiamo Decatini, che era Mario Boni, famosissimo per non voler perdere a niente, nemmeno a carte. Ti puoi immaginare la finale del torneo, prima azione, gli passano la palla, il ragazzino da 6 metri e 20, 6 metri e mezzo, si alza, tira anche con bello stile, ciuff canestro, palazzetto pieno che esplode, una bogia, emozione alle stelle. Dalla panchina, primi mugugni in campo, prime parole. Tornano in attacco loro, ancora una volta la palla a sto ragazzino. Sai, io avevo 20 anni, quindi fisicamente prestante, lui un bambino di 11. Cercai un po', no, di incutergli timore. Zero timore. Il bambino si alza, tira, ciuff, canestro un'altra volta, palazzetto impazzito, panchina mia e compagni di squadra, anche loro impazziti, ma all'opposto. Quindi che ti saltano, guarda, di qui, di là, su, giù, devi brigare, cos'è? E io onestamente ero abbastanza imbarazzato, non sapevo cosa fare perché era una situazione particolare. Tornano in attacco ancora, terza volta, maledetti, passano la palla al bambino che si prepara per tirare, lo vedi, no? Cioè carica. E io a quel punto lì, questi che urlano, quelli che urlano, mi avvicino al bambino, ma non per... e semplicemente alzo le mani per difendere. È vero, era Kobe Bryant, ma aveva 11 anni e io ero Federico Biagini e ne avevo 20. Quindi alzo le mani, lui tira e la palla impatta le mani. Federico Ghigo Biagini diventa inconsapevolmente in quel momento il primo bipede documentato della storia di questo sport ad aver mai stoppato Kobe Bryant. Anche se
quella rimarrà la stoppata più fischiata di tutta la sua carriera, perché il piccolo ha già fatto breccia nel cuore di tutti quanti. Ti puoi immaginare queste 2000 persone quello che fecero in quel momento, quindi fischi, cose negative. La partita continua come se niente fosse accaduto. Io mi rendo conto un po' dell'assurdo, no? Di quello che è successo. Mentre la mia squadra va in attacco, vado verso la panchina, chiamo l'allenatore e gli dico: senti, adesso fa una bella cosa, o ci vieni te a marcare lui, o se no mi dici quel che bisogna fare, perché io non so più cosa devo fare. Questa è la storia che, di quel momento particolare che ha un pochino disegnato l'esordio di Kobe Bryant nel mondo dei grandi. Poi, per carità, quello che poi ha disegnato lui dopo è qualcosa che resterà nella leggenda della pallacanestro mondiale, credo. Quel bambino dalle idee chiarissime, una volta cresciuto, ha fatto la storia del suo sport, diventandone icona. È stato di esempio per tantissimi ragazzi sparsi per il mondo, spingendosi alla ricerca dell'eccellenza nello sport come in altri ambiti, ispirandosi a lui e alla Mamba Mentality. Dai 9 agli 11 anni Kobe Bryant è passato da queste strade, da queste palestre, da questi palazzetti. Ha portato con sé pezzi di questa terra, lasciando un pezzo del suo cuore qui, con la promessa che sarebbe venuto a riprenderselo. Il caso, la fortuna, la vita ha voluto che intrecciasse il suo nome con quello dell'Italia. Lo ha intrecciato così tanto che alla cerimonia di premiazione degli Oscar per il suo cortometraggio Dear Basketball, quando ringraziò la moglie e le figlie, lo fece anche in italiano. Gianna e Bianca, ti amo con tutto il mio cuore, you are my inspiration. Era americano a tutti gli effetti, ma lo sentivamo un po' nostro, un po' italiano. Ed in fondo lo era. Ciao Kobe. 5 secondi sull'orologio, la palla nelle tue mani. 5, 4, 3, 2, 1. Bryant for the win. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that.